Pensavo che il mio matrimonio fosse perfetto. 14 anni insieme, nessun sospetto. Fino al giorno in cui il mio vicino mi ha mandato un video e lì è crollato tutto. Quello che ho visto mi ha cambiato per sempre. Mia moglie e io siamo stati sposati per 14 anni. Pensavo che il nostro matrimonio fosse solido, ma ho scoperto che aveva una relazione grazie alla telecamera di sicurezza del mio vicino. Lavoro come supervisore in uno stabilimento alimentare e ho 45 anni. Lei ne ha 42 e lavora part-time come addetta al servizio clienti presso una cooperativa di credito locale. Non abbiamo mai avuto figli. Quel giorno era iniziato come tanti altri. Ero uscito di casa verso le 6:30 del mattino per andare al lavoro, mentre lei si stava preparando per il suo turno pomeridiano. Di solito lavorava dal martedì al venerdì, dalle 12 alle 8 di sera. La mia giornata scorreva tranquilla, finché verso le 11:30 non ho ricevuto una telefonata dal mio vicino, Ralph, che mi ha detto di volermi mandare un messaggio importante. Ralph è un uomo in pensione che abita accanto a noi da circa 6 anni. L'anno scorso ha installato un sistema di videocamera Ring, dopo che alcuni pacchi gli erano stati rubati dal portico. La sua videocamera inquadra anche parte del nostro vialetto. Nel messaggio mi diceva di non voler essere indiscreto, ma che aveva notato qualcosa di strano e pensava fosse giusto informarmi. Allegava un video. Quando ho aperto il filmato, mi si è chiuso lo stomaco. Si vedeva un'auto blu scura parcheggiare a poche case di distanza dalla nostra. Un uomo è sceso e si è diretto subito verso casa nostra. Non ha suonato né bussato. La porta si è aperta prima che lui arrivasse. Mia moglie lo stava aspettando, indossava solo l'accappatoio. Si sono abbracciati e baciati con passione prima di entrare in casa. Quel bacio non lasciava spazio a interpretazioni. Ho guardato il video 3 volte per essere sicuro di quello che avevo visto. Non c'erano dubbi. Mia moglie mi stava tradendo e lo faceva nella nostra casa. Ho ringraziato Ralph per avermelo fatto sapere, anche se non sapeva che con quel messaggio stava distruggendo il mio matrimonio. Ho detto al mio capo che non mi sentivo bene e sono tornato a casa. Lei era già andata al lavoro. La casa sembrava normale, nessun segno evidente di quello che era successo poche ore prima. Mi sono seduto sul letto, ancora incredulo. Ho riguardato il video. Quell'uomo sembrava sapere esattamente cosa fare. Era una relazione che andava avanti da tempo. Ho capito che dovevo raccogliere prove prima di affrontare mia moglie. Ho inoltrato il video al mio indirizzo email personale e ho deciso di comportarmi come se non fosse cambiato nulla per il momento. Volevo osservare, capire, raccogliere altri dettagli. Il giorno dopo, lei era serena come sempre. Parlava del lavoro, delle novità al credit union, come se nulla fosse. Nessun senso di colpa apparente. O era un'attrice formidabile, oppure non provava alcun rimorso. Ho chiesto a Ralph se potevo vedere altri video delle settimane precedenti. È stato gentile e mi ha dato accesso a un mese intero di registrazioni. Ho passato ore a cercare l'auto blu. Quello che ho scoperto era anche peggio. L'uomo veniva ogni martedì e giovedì mattina, sempre tra le 9:30 e le 10. Restava per un'ora e mezza e se ne andava prima che mia moglie iniziasse il turno. Era una routine ben collaudata. Ho deciso di seguirlo. Quel giovedì mattina mi sono finto malato e sono rimasto in auto, parcheggiato poco distante. Alle 9:30 è arrivato come previsto. Quando è uscito, lo ho seguito. Ha guidato fino a un negozio di mobili. Lì ho scoperto che lavorava come responsabile delle vendite. Si faceva chiamare Kevin. Avevo un nome, un volto, un luogo. Non sapevo come si fossero conosciuti. Lei non aveva mai parlato di persone che lavoravano nei negozi di mobili. Il suo ambiente di lavoro era piccolo, tutto al femminile. Nessuno che potesse averle fatto da tramite. A quel punto ho iniziato a raccogliere prove in una cartella sul mio computer. Video, appunti, orari, ogni dettaglio. Volevo essere pronto per qualsiasi scenario. I suoi comportamenti col telefono erano cambiati drasticamente. Lo portava ovunque, non lo lasciava mai incustodito. Era chiaro, l'infedeltà andava avanti da tempo e non era solo fisica, ma anche emotiva. Quando ho deciso di affrontarla, ho scelto una sera in cui sapevo che aveva appena visto Kevin.
Dopo cena, ho messo il telefono sul tavolo e ho premuto play sul video. Dopo 30 secondi, ha interrotto la riproduzione. Le ho chiesto di spiegarmi cosa avevo appena visto. Ha detto che Kevin era solo un amico in difficoltà e che stava cercando di aiutarlo. Ho mostrato gli altri video, le visite regolari, l'orario preciso, il bacio. Non poteva più negare. Alla fine ha ammesso di avere dei sentimenti per lui, ma ha giurato che non era successo nulla di fisico. Ho riso. Il video parlava chiaro. Ha detto che voleva terminare quella relazione e ricostruire il nostro matrimonio. Io le ho chiesto dove si erano conosciuti. Mi ha risposto che si erano incontrati per caso al supermercato. Secondo lei, le loro conversazioni erano iniziate per caso, poi erano diventate incontri. Prima pochi minuti, poi ore. Diceva che non era mai successo niente, fino a quel bacio. Ma non le ho creduto. Le ho chiesto di lasciare casa nostra. Lei si è rifiutata, dicendo che aveva lo stesso diritto di viverci. Alla fine ho deciso che avrei parlato con un avvocato divorzista. Il giorno dopo ho contattato 2 avvocati, portando tutta la documentazione. Entrambi mi hanno detto che i video sarebbero stati utili. Anche l'assegno di mantenimento sarebbe stato influenzato dalla sua infedeltà. Ho scelto l'avvocato con più esperienza. 2 settimane dopo le ho fatto notificare i documenti per il divorzio. Mia moglie si è arrabbiata per essere stata raggiunta al lavoro, ma io le ho ricordato che era lei ad aver portato l'altro uomo nella nostra casa. Durante i 7 mesi di procedura ha cercato più volte di tornare indietro. Mi mandava messaggi lunghi, pieni di scuse. Diceva di aver chiuso con Kevin. Ma Ralph continuava a vedere la macchina di Kevin fuori casa nostra. L'ho smascherata di nuovo. Ancora menzogne. Ho passato tutti i nuovi video all'avvocato. Alla fine abbiamo diviso i beni, come prevedeva la legge. Io ho ottenuto la casa, ma dovrò darle una percentuale quando la venderò. Niente mantenimento per lei. Il giudice ha riconosciuto l'infedeltà documentata. Ha lasciato casa nostra l'ultima settimana del divorzio. Ha preso i suoi effetti personali e metà dei mobili. Non ha più nascosto la relazione con Kevin, quindi presumo si siano trasferiti insieme. Ralph mi ha detto che da allora l'auto non è più apparsa. Nessun altro incontro. Un anno dopo ho scoperto che lei e Kevin si erano lasciati. Lui si era rivelato una persona aggressiva. Lei ha cercato di contattarmi tramite un amico comune per scusarsi e chiedere se potevamo parlarne. Ho detto che non ero interessato. La fiducia che avevamo costruito in 14 anni era andata persa per sempre. Ho imparato che anche le persone che vivono con te ogni giorno possono nascondere enormi segreti. La tecnologia, a volte, porta alla luce ciò che altrimenti resterebbe nascosto. Ralph, con la sua videocamera, mi ha salvato da anni di menzogne. Ora vivo una nuova relazione, basata sulla fiducia e sulla trasparenza. Ho imparato a comunicare meglio, a non dare nulla per scontato. L'esperienza mi ha insegnato che vigilare non è paranoia, ma saggezza. La fiducia si costruisce con il tempo, attraverso le azioni, non le parole. Se hai guardato fin qui, grazie. So che non è facile sentire storie del genere, ma a volte la verità è l'unico modo per ricominciare. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Lei meritava una seconda possibilità? Iscriviti al canale per altre storie vere e toccanti e attiva la campanella per non perderti i prossimi video.